Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro handyman. Quest'oggi ci occuperemo di sostituzione miscelatore lavabo della cucina. Dunque ho ricevuto una chiamata da mia mamma lamentandomi il fatto che il suo miscelatore da cucina perde in continuazione. Ho dato una breve occhiata e purtroppo è necessaria la sua sostituzione. Quindi occorre comprare un miscelatore nuovo, munirsi di attrezzi da idraulico, un po' di pazienza e seguire punto per punto la corretta procedura. Mi raccomando, se ti piacciono i miei video iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Quindi bando alle ciance e mettiamoci subito all'opera. Allora, ecco il problema che risolviamo oggi, il rubinetto che perde. Questo rubinetto perde praticamente in tutte le posizioni. L'unica cosa da fare è sostituirlo. Allora, prima cosa da fare, andiamo a chiudere l'acqua da questi due rubinetti. Nel caso non abbiate questi rubinetti, vi straconsiglio di montarli. Quindi per montarli dovete chiudere le chiavi dell'acqua all'ingresso dell'acquedotto, svitare le connessioni, comprare un paio di rubinetti, teflon e paglietta e montarli esattamente così. Ora andiamo a chiudere. Perfetto, andiamo a svitare un po' di viti. Allora, per riuscire a sfilare il rubinetto dobbiamo svitare quel bullone qua. Bene, una volta tolta questa staffa, il rubinetto dovrebbe venire via. Beh, comunque nel frattempo abbiamo anche rotto il rubinetto, ma fa lo stesso. E voilà! Allora, montiamo i due raccordi sul rubinetto, montiamo la sua guarnizione e anche la barra filettata che servirà per stringere meccanicamente il rubinetto al lavandino. Bene, a questo punto qua andremo a mettere la piastra, la guarnizione e il suo dado. Allora, adesso lo stretto appena e andiamo a vedere se il rubinetto è allineato. Regoliamo il rubinetto in modo che acqua calda e acqua fredda siano comode. Bene, ora andiamo a stringere. Allora, io in questo caso riesco ad avvitare, ma nel caso non ci sia spazio o anche nel caso durante lo smontaggio si sia tutto ossidato, l'unica maniera è smontare il lavandino e il lavandino si smonta in questo modo qua, togliendo tutti questi gancetti qua. Però abbiamo un problema, il problema è che questo qua è corto, quindi momentaneamente collegheremo solo questo e nel caso metteremo un tappo qua se serve. Andiamo a collegare l'acqua fredda, teniamo ferma la parte sopra e andiamo a stringere quella sotto. Perfetto, allora andiamo ad aprire l'acqua e proviamo il nostro rubinetto. Guardate come funziona. Allora, di qua sembra che non perda, ma quando si va a aprire l'acqua calda ovviamente va a scaricare. Adesso apro l'acqua fredda e non succede niente, ma quando vado ad aprire quella calda ovviamente viene fuori. Allora, ecco come abbiamo risolto temporaneamente. Allora, la soluzione è comprare una prolunga ovviamente per il nostro tubo, il quale poi andremo a montarlo lì, non è un problema. Nel frattempo abbiamo messo questa bottiglia d'acqua, la quale servirà a contenere eventuali perdite, ma comunque per adesso direi che funziona perfettamente. Ovviamente se si tiene in posizione acqua fredda non esce niente.
comunque la bottiglia è per sicurezza. Dunque domani andremo a prendere una prolunga e ultimeremo il lavoro. Allora, come ovviamente avete visto, non è il suo colore, ma alla fine abbiamo optato per questo tipo di rubinetto qua, in quanto il colore che avete visto prima era un rubinetto il quale lo avevo trovato su internet, ma è durato solo 3 anni e dopo ha cominciato a perdere. Durante il montaggio ho notato proprio che questo qua ha una fattura completamente diversa, molto migliore rispetto a quell'altro, e incredibilmente il costo è lo stesso. Ma comunque, vista l'età della cucina, questo qua è più che sufficiente. Allora, abbiamo comprato la prolunga. Quindi smontiamo il nostro serbatoio. Andiamo a collegare la prolunga. E come fatto prima teniamo fermo sopra per poi stringere sotto. Andiamo ad aprire l'acqua fredda, e acqua calda, ed ecco il nostro impianto sistemato. Quindi abbiamo montato il nostro miscelatore. Mi raccomando, iscrivetevi al video e ci vediamo al prossimo tutorial.